Entriamo adesso nella tomba di 2500 anni fa, tomba etrusca chiaramente. Questa è stata scoperta nel 2007. Appena entrati vediamo una tomba, la tomba scavata, sopra un'altra, perché giù di sotto c'è un'entrata di un'altra tomba. Let's do some of these steps which obviously did not exist at that time. La struttura che rappresenta la casa del defunto. Si vedono i pigmenti rossi ancora molto vivi della decorazione del soffitto. L'associazione archeologica negli ultimi 10 anni ha scavato ben 5.000 tombe. On the other side of this tomb, there was one of the most beautiful findings that the archaeological club did, with something related to wine as well. A beautiful banquet, 3 people in the same tomb, with all the funeral depositions, the banquet, everything. So we are going to see that in the museum. In everything we do, how we eat, how we drink wine, how we do everything is related to our past. And to build our future, you need to understand your past. The Etruscans, after all, were not a military society, so they were extremely progressive. We will see that in the museum. One of the most progressive culture that Italy ever had. Il momento in cui c'era il banchetto, la donna e l'uomo banchettavano insieme. Vedremo, quando arriveremo al museo, un affresco, la copia di un affresco, dove c'è la donna che chiede ai musici di cominciare a suonare la musica. C'è la preparazione del vino da parte di quello che potremmo chiamare oggi un sommelier, che mischiava l'acqua col vino, allora si faceva, oggi sarebbe una vergogna. E praticamente durante il banchetto si raggiungeva quell'equilibrio e quell'equilibrio ti riusciva a far parlare la tua testa con il tuo cuore e quindi a fare delle decisioni sagge. Il museo etrusco di Chianciano, una vecchia azienda agricola dell'Ottocento trasformata in un museo. Qui abbiamo la tomba che è stata trovata sempre nella zona della pedata, però questa volta, come vi dicevo, è una tomba che è intatta nei ritrovamenti. La cosa interessante sono alcuni oggetti ritrovati qui, sembra un ragno, ma in effetti questo qui era per cuocere la carne. È uno spiedo. Un barbecue, come si dice in inglese, no? Dei piccoli vassoi da servizio, di cui uno aveva anche le ruote, in inglese lo chiamano Lazy Susan, e vedete il primo ritrovamento mai trovato di un oggetto simile. E infatti non c'è in nessun altro museo etrusco ed è interessante perché è un unicum. Questi sono gli spiedi, come vedete, e interessante per quanto riguarda il vino è che abbiamo qui un grattugia da formaggio che serviva per la preparazione del vino. Il vino fermentava allora e si inacidiva molto velocemente, per cui si usava acqua, si usava a volte anche del miele ma anche del formaggio. E mischiando tutto questo il vino aveva un sapore un pochino più gradevole, insieme a un altro qui che è praticamente il colino, noi lo chiamiamo in Toscana il colino, per separare poi la parte solida dalla parte liquida del vino. Questo si chiama cratere e dentro c'erano appunto le sostanze che venivano mischiate con il vino. Quel bellissimo oggetto che è intatto, vedete, non è rotto, si chiama onicoae, che è una brocca per il vino. Spettacolo, vedrete ora che roba c'è qui dentro. Cioè, questo non è un museo normale, credimi, perché la ricostruzione delle tombe è fatta dove una volta c'erano delle grandi botti di legno. Perché questo è un altro colino, ma molto più bello di quello che abbiamo visto prima. È fatto in terracotta, vedete? Da una parte si può mettere il vino non ancora, filtrato, e poi il primo filtraggio del vino, è fatto qui, vedete, dove c'è tutti questi buchi. E questo è un oggetto abbastanza intatto. È un decanter praticamente. Chiamalo decanter, ma in effetti toglieva le impurità. Invece gli Etruschi il canopo lo usavano come urna cineraria. La cosa interessante è che siamo ancora molto famosi qui per l'extravergine, l'olio di extravergine, era seppellita questa persona dentro uno ziro che era usato per l'olio. Se lo posso scherzare un attimo, lo chiamo Fonzi, because ha i pollici in alto. La donna non viene mai rappresentata con il vino nella tomba, o è raro trovare una cosa del genere. Infatti loro hanno queste garaffe per l'acqua. Era uno dei lavori delle donne, no? Portare l'acqua in casa. Qui siamo nel VII secolo prima di Cristo. Okay. Okay? Durante il banchetto
si banchettava con gli amici, con la famiglia, con vino e cibo. Ma in questo caso lui è post mortem e sta indicando con la sua mano destra Vant o Fant. Ed è questo angelo che viene con le ali, femmina, che lo accompagnerà nell'Ade, nel mondo degli inferi. Abbiamo questa donna che è seduta in un trono e ha il bambino in braccio, che lei ha perso nella sua vita. Quindi lei si ricongiunge da defunta con il bambino che ha perso. È bellissima questa immagine. Questa coppa, la numero 1, è un Kilix, è proprio la coppa da cui si beveva il vino. E la cosa interessante è che questa è greca, quindi è di importazione, e sullo specchio c'è una scritta: bevi e avrai salute, c'è scritto in greco, proprio sotto la coppa, oinoche, da dove si versava il vino. Questa è una fattoria del I secolo d.C. che è stata ritrovata per caso. È uno dei pochissimi ritrovamenti etruschi, non dove sono stati seppelliti, ma dove vivevano. Abbiamo del coccio pesto. Quindi l'unica parte della fattoria che era pavimentata era la parte della produzione del vino, perché praticamente volevano igienizzare questa stanza. Giù in fondo c'era una piccola discesa del pavimento per poter scolare le acque, quindi pulire, igienizzare bene dopo aver fatto il vino. E questo è dove il primo diraspatore, cioè questa è la separazione del raspo dalle uve, pigiandole come facevano i nostri bisnonni. La cosa più interessante è che il fuoco ci ha dato la possibilità di trovare dentro questa bacinella, sotto il diraspatore, degli acidi di uva, di un'uva bianca malvasia che veniva direttamente dalla Grecia nella Magna Grecia, dalla Magna Grecia agli Etruschi. Quindi era un vino bianco frizzante. Fatto qui, il primo DOCG mai scoperto, fatto qui, made in Italy, capito? Fatto qui. Cioè la fierezza dell'etrusco, dell'artigiano etrusco che dice questo qui è fatto qui, non viene importato dalla Cina. C'è un'anfora attica che ha una descrizione di Dionisio, cioè il dio del vino. E quindi c'è tutta la preparazione del vino qui, dal romaiolo, che noi chiamiamo romaiolo in Toscana, alla preparazione del vino con una grattugia per il formaggio. Questa è intatta, vedete, proprio si può ancora grattare il formaggio. E poi abbiamo il colino, di nuovo, anche questo abbastanza intatto. Qui nell'urna abbiamo la preparazione del banchetto, abbiamo i musici qui, e qui al lato abbiamo il maestro di cerimonia, vedete, che sta dicendo al suo assistente come preparare il vino. In onore del ritrovamento dei primi acini di uva, io ho fatto una selezione di uve di Sangiovese Prugnolo da Montepulciano e ho chiamato la mia bottiglia di vino Vinati. Vina vuol dire vite e ati madre. Quindi la madre vite, la madre di tutte le vite. E quindi vorrei farvi assaggiare questo vino che è invecchiato 2 anni in botte e 2 anni in bottiglia. Adesso l'apro e festeggiamo il nostro incontro. L'hai detto anche quando hai visto lui nudo la prima volta, stessa frase. Ma aspettavo qualcosa di più grande. Trisexual, try everything, mi piace. Allora. Molto. Le cazzate che viene Facciamo il nostro simposio etrusco, va bene? Grazie, Roberto. E poi mi fate sapere cosa ne pensate.